Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. Sarà una lezione dedicata ad utenti intermedi e parleremo di un comando molto comodo che è il comando sweep. Prima di entrare però nel vivo della spiegazione di questa funzione, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina. Iniziamo a parlare di questo comando. Il comando sweep lo troviamo nella scheda modello, quindi nella scheda principale della modellazione, ed è questo. Cosa fa il comando sweep? Vi do una spiegazione molto rapida. Il comando sweep consente di fare un'estrusione lungo una curva, ovvero consente di generare una geometria solida, ma anche una geometria di superficie, ma anche un taglio solido o un taglio di superficie, o anche di generare un tubo o un taglio con spessore, definendo il movimento di una sezione di sketch che corre lungo una curva, che può essere una curva piana, quindi bidimensionale, ma può essere anche una curva nello spazio, quindi tridimensionale. In realtà il comando sweep consente di seguire anche più di una curva e le altre curve ci consentiranno di variare le dimensioni della sezione. Però ovviamente a parole è tutto più complicato, è bene fare degli esempi. Quindi attiviamo il comando sweep, ma vi dico subito una cosa: per attivare il comando sweep è bene che voi abbiate già delle curve. Io adesso per questioni di velocità le faccio con lo sketch, ma come vi dicevo prima possono essere anche curve più complesse, curve tridimensionali, eccetera. Quindi prendo nello sketch una spline, tra l'altro mi aggancio al video delle spline che ho pubblicato recentemente, quindi andatevelo a vedere, e disegno con la spline una curva più o meno di questa forma, una curva ad S. Confermo. Adesso prendo il comando sweep, seleziono una traiettoria che quindi deve essere già esistente, che può essere fatta anche da questa curva di sketch più altre curve che posso andare a selezionare con il tasto shift. L'importante è che siano adiacenti a questa e continue rispetto a questa, però in questo caso ne ho soltanto una e quindi la vado a selezionare. Ok, innanzitutto cosa possiamo fare una volta selezionata la nostra traiettoria, che in realtà viene selezionata all'interno di questa finestra? Possiamo anche decidere di utilizzare una porzione più piccola di questa traiettoria, quindi spostando questi pallini un po' all'interno di un valore che possiamo ovviamente cambiare anche con maggiore esattezza cliccandoci sopra, oppure anche di un valore maggiore di questa curva. In questo caso lui la prolungherà in maniera tangente. Devo scrivere 0, ok, anche qui vado a scrivere 0 per riportarla all'inizio della traiettoria. Altra cosa che posso decidere è dove voglio andare a disegnare la sezione che poi dovrà correre su questa traiettoria, e per farlo lui ovviamente, se è un'unica curva come in questo caso, mi propone un'estremità, ma cliccando sulla freccia questa andrà sull'altra estremità e quindi è lì che andrò a disegnare la sezione. Adesso la riporto nella posizione iniziale. Ok, scelta la traiettoria, è sufficiente andare a cliccare su questo tasto Sketch per entrare nello sketch su un piano che sarà ortogonale a questa curva e che passerà questo piano per il vertice dove c'era la freccia inizialmente. Ok, io adesso mi muovo in 3D, mi metto in una posizione un pochino più comoda. Qui possiamo disegnare la sezione che preferiamo. Tra l'altro lui andrà a mettere due assi di mezzeria che rappresentano sostanzialmente degli assi di riferimento proprio passanti per l'origine della curva, ovvero per questo punto qui. Prendo un cerchio, che è l'esempio più classico che posso fare, vado a disegnare un cerchio magari non troppo grande, perché poi c'è il rischio che dove la curva fa delle traiettorie un po' più strette, la geometria si possa accartocciare. Confermo e ho immediatamente un effetto di questo sweep. Questo è uno sweep molto semplice, che ci può essere utile anche in qualche occasione per disegnare dei tubi flessibili, piuttosto che dei cavi elettrici, delle maniglie, piuttosto che dei rubinetti, eccetera.
Con lo sweep possiamo fare, come già vi ho detto prima, solidi, superfici, ma anche solidi con spessore, e quindi andare a realizzare in un colpo solo un tubicino che segue quella curva. In questo caso si tratta di uno sweep a sezione costante, perché stiamo seguendo un'unica traiettoria e la sezione è costante, ovvero è un cerchio che non cambia di dimensioni. Quindi per sezione costante si intende una sezione che rimane sempre la stessa, soprattutto a livello di dimensioni, non cambia la geometria della sezione. Da un cerchio non possiamo passare a un rettangolo, però è costante a livello dimensionale e quindi confermiamo, se vogliamo, e abbiamo ottenuto questo tubicino con lo sweep. Adesso però cancello questo sweep e vado a complicare un pochino il discorso. Nello sketch di prima vado ad aggiungere un'altra curva che è più o meno parallela alla prima, ma in realtà avrà una distanza relativa che può cambiare. Confermo, riprendo lo sweep e in questo caso seleziono la prima traiettoria che avevamo già scelto prima e con il control, attenzione, con il control gli vado a dare una seconda traiettoria. La prima traiettoria la chiamerà origine, la seconda traiettoria la chiamerà catena 1. Potrei selezionarne altre e le chiamerebbe catena 2, catena 3, catena 4 e così via. Detto ciò, posso andare a disegnare lo sketch e a questo punto lui mi fa entrare in sketch su un piano che passa per il vertice della prima curva, cioè della curva origine, è ortogonale a quella curva origine, ma interseca in questo punto anche la seconda curva, cioè la catena 1. E quindi lui mi mette dei punti a cui io mi posso agganciare sulla prima e sulla seconda curva. E questi punti ovviamente si muoveranno lungo le due traiettorie, individuando sempre l'intersezione tra il piano di sketch, che immaginiamo potrà correre sulle due curve, e sarà sempre ortogonale alla curva origine, ma intersecherà anche la curva catena 1. E questo ci consente di disegnare, ad esempio, un'ellisse che ha un vertice qui, l'altro vertice su quest'altro punto e che ha l'altro diametro, quindi il secondo diametro, di un valore costante che poi volendo potremo definire cambiando questa quota, ma adesso non ci interessa. Quindi confermiamo, quindi siamo riusciti a ottenere uno sweep a sezione variabile. Come vedete, quando selezioniamo più di una curva lui automaticamente si imposta, si setta su sezione variabile e ci consente di fare un lavoro di questo tipo. Ovviamente se gli chiedete troppo può capitare che lui non riesca a farvelo questo sweep. Vedete che anche qui io ho una zona un pochino anomala perché probabilmente sia un po' accartocciato. Cerco di gestirla modificando i due sketch che sono delle spline, quindi hanno dei punti che io posso trascinare un pochino per cambiarne la forma, e sono riuscito a ottenere una geometria un pochino più regolare fatta con lo sweep a sezione variabile. In realtà potrei eseguire più curve, anche tutte tridimensionali. L'importante è che le seleziono con il control e l'importante è che non siano adiacenti o tangenti, devono essere delle curve distinte, cioè diverse, che abbiano una certa distanza l'una dall'altra. Adesso elimino di nuovo lo sweep, vi mostro anche un altro aspetto. Sempre rifacendo lo sweep, seleziono la prima traiettoria, la curva origine, senza control seleziono l'altra e mi vado a disegnare molto semplicemente cliccando su sketch una circonferenza perché possiamo gestire anche altri aspetti col comando sezione, sia che io abbia una curva, sia che ne abbia due, sia che ne abbia tre e così via. Ad esempio l'aspetto che possiamo gestire
è come la sezione si deve muovere correndo lungo questa curva. Normalmente di default lui fa sì che la sezione sia sempre normale alla traiettoria. La traiettoria è questa curva che vedete qui e quindi il piano con il cerchio correrà su questa curva rimanendo sempre ortogonale alla curva, ma altrimenti posso dirgli direzione normale costante. Accendo i piani, direzione normale costante vuol dire che voglio che la sezione circolare sia sempre parallela a questo piano che gli sono andato a selezionare, e quindi sarà costretto a dargli un effetto di questo tipo, perché ovviamente in questa zona qua, dove la curva ha un angolo molto stretto rispetto al piano, la sezione sarà sì circolare ma di taglio, e quindi avremo un effetto di schiacciamento. C'è un'altra opzione, ma non ve la spiego perché a mio avviso è per utenti un po' più esperti, un po' più avanzati, e diventa anche difficile spiegarla in poco tempo, che è normale proiezione. Vi faccio vedere altri aspetti sempre della sezione del comando sweep, ovvero prendo il comando sweep, seleziono nuovamente due traiettorie, la prima che chiamerà origine, la seconda che chiamerà catena 1, vado a disegnare lo sketch, ad esempio in questo caso disegno un rettangolo, però faccio in modo che questa sezione abbia questo vertice vincolato con un vincolo di coincidenza. Elimina, ok, confermo. Quindi ho fatto lo sweep a sezione variabile, però da questo menu io cosa posso gestire? Normalmente di default lui fa sì che la sezione mantenga sempre la sua perpendicolarità con la curva origine, ma io posso dirgli no, voglio che la perpendicolarità venga mantenuta rispetto alla curva catena 1. In questo caso non mi dà un risultato perché probabilmente non è in grado. Annulliamo un attimo, ci mettiamo nella vista dall'alto, così vediamo bene, e rendiamo un pochettino più morbide queste curve, un pochettino più adeguate, perché come dicevo prima non possiamo chiedergli la luna certe cose, se non riesce a farle non ci mostra l'anteprima. Ok, forse in questo modo ci dovrebbe riuscire. Riprendo lo sweep, seleziono questa, control quest'altra, gli dico sketch, prendo il rettangolo che va da qui a qui. Ok, ho fatto il mio sweep e gli vado a dire mantieni l'ortogonalità, questa n che vedete qui sta per normale, che in termini tecnici vuol dire perpendicolare, ortogonale, eccetera, e quindi questo mi consente di far sì che questa sezione corra su entrambe le traiettorie, in modo che questi punti corrono su entrambe le traiettorie e mi definiscano la distanza, di conseguenza la larghezza di questo rettangolo, ma l'ortogonalità deve essere garantita rispetto alla curva catena 1, ovvero questa su cui io adesso ho il mio mouse. Ok, per quanto riguarda lo sweep a sezione variabile direi che per il momento è tutto. Anche qui mi riservo di potervi dare ulteriori approfondimenti in video che farò più avanti. Vi saluto e un abbraccio a tutti. Ciao!